Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere la situazione lavorativa per i segni di terra, quindi per Toro, Vergine e Capricorno. Ci sarà il minutaggio, se volete trovare il minutaggio vicino al numerino delle visualizzazioni c'è scritto altro, voi cliccate lì, si apre la tendina, in fondo a una tendina c'è un altro, quindi voi cliccando ancora questo altro avrete tutta la finestra della descrizione aperta, lì troverete il minutaggio. Bene, cominciamo con il primo segno e andiamo con il segno del Toro. Andiamo a vedere i movimenti energetici sia da un punto di vista lavorativo che economico nei prossimi 15-20 giorni, diciamo. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi sono generali, per cui è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sempre nella descrizione sotto trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, abbiamo un 3 di spade, una regina di bastoni, un 10 di pentacoli e un 6 di bastoni. Wow! Allora, devo dire che questo 3 di spade all'inizio della lettura lascia un po' così l'amaro in bocca, nel senso che probabilmente c'è qualche questione, magari proprio sul lavoro, più che da un punto di vista, diciamo, dell'economia, delle finanze, c'è qualche tipo di questione qui che crea sofferenza. Per qualcuno è proprio il lavoro in sé, perché probabilmente state facendo un lavoro che magari non vi appaga del tutto. Lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo anche la regina di bastoni e la regina di bastoni mi dice che a livello di ehm, diciamo gestione delle vostre risorse, del vostro tempo, delle vostre energie, siete comunque in una fase di forte stabilità. Abbiamo anche infatti il 10 di pentacoli, ragazzi. 10 di pentacoli mi dice che potrebbe esserci qualche tipo di premio, di avanzamento di carriera. E il 10 di pentacoli è anche una carta di contratti e di famiglia allargata. E guardate, poi dopo avete 6 di bastoni, che è la carta del successo, del riconoscimento, della riuscita. È qualche cosa che, un risultato, diciamo così, che si compie grazie alla collaborazione di molte persone. E qui abbiamo un 10 di pentacoli. 10 di pentacoli fa riferimento alla famiglia allargata, quindi può anche essere che il vostro gruppo di lavoro riesca a conseguire un certo tipo di obiettivo. Ho l'impressione che sarà un obiettivo comunque che è stato qualche cosa di travagliato, perché comunque abbiamo questo 3 di spade. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo 3 di spade. Gli amanti. Vediamo che altro. Perché qui ho come la sensazione che si debba lasciare indietro qualcosa. La carta degli amanti parla di una scelta tra il vecchio e il nuovo, è la scelta del cuore. Difatti abbiamo anche una carta di bivio, il 2 di spade è proprio una carta che mi dice che in un certo senso ci sono due alternative e qui bisogna fondamentalmente scegliere. È una carta di introspezione ehm, ed è appunto una carta che vi invita a riflettere attentamente perché la figura comunque è ben data, quindi c'è qualcosa che probabilmente non riuscite ancora a vedere. Andiamo a vedere la regina di bastoni, la torre e la regina di spade. Credo che qui la cosa necessaria da fare nel prossimo periodo sarà tagliare o con una persona direttamente, perché potrebbe essere una persona, ehm, ripeto, la scelta tra il vecchio e il nuovo, magari una vecchia collaborazione, una collega o cose di questo genere. C'è qualche questione da ricalibrare con una persona. Mm? Ehm, per certi versi parla di ricalibrare questioni concrete,
Quindi vi dico sì che può essere la dinamica magari con una persona, la dinamica all'interno di una relazione, ma può anche essere, ragazzi, che sia necessario per voi a fine periodo, fine gennaio, quindi iniziare a capire quali sono le cose da lasciare, le spese da tagliare fondamentalmente. Mm? Ho come l'impressione che qui ci sia da fare una scelta sofferta, perché abbiamo questo 3 di spade, proprio perché non si vuole lasciare indietro qualche cosa o qualcuno, una collaborazione, un cliente, anche una collega potrebbe essere, magari con la quale si è generato un forte sentimento di affetto, o un collega, adesso poi dipende. Ognuno, come dico sempre, applichi la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli che comunque promette bene. Wow! Abbiamo ruota della fortuna e re di pentacoli. Ragazzi, qui a fine gennaio o arriva una vincita, arriva un nuovo contratto molto fruttuoso, può essere un avanzamento di carriera e qui io vi dico la scelta tra il vecchio e il nuovo. Sono carte molto positive, sono carte di abbondanza, di prosperità, di firma di contratti, di famiglia allargata, di compimento, di chiusura cicli, inizio nuovi cicli, anche perché abbiamo la ruota della fortuna e in questo senso potrebbe essere un nuovo ciclo karmico per voi che vi porta verso il successo a livello lavorativo. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni. Abbiamo un re di coppe e 6 di spade. Sì, pian piano riuscirete a lasciarvi indietro quelle credenze limitanti, quelle limitazioni che fanno riferimento al passato. E anche sento, perché qui comunque abbiamo amanti e re di coppe al contrario, come la sensazione che sia proprio una questione che avevate a cuore, una persona con la quale insomma c'era un sentimento di un certo tipo. Io credo che il punto qui sia se continuare in quello che già state facendo o lasciare quello che state facendo per andare verso, diciamo, orizzonti migliori. Sarete un po' portati, secondo me, a fare questo taglio. Può essere un taglio di spese, ve lo dico. Può essere fortemente un taglio di spese per qualcuno, però sarà poi per il meglio. Come potete vedere qui, arriveranno premi, ci saranno vincite al gioco, persone che vi verranno in aiuto, gabule finanziarie, mi dicono, non finanziarie, contrattuali, scusate, che si scioglieranno, cioè è come se qualche cosa si concludesse, ragazzi. Avete anche la carta del successo. Wow, ma che bello! Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Arcangelo Raziel, ed è un numero 10, 10, 10, chiusura cicli, apertura cicli. Wow! Ragazzi, questa carta vi dice saggezza, ispirazione e registri akashici, se ci fate caso a tutti i libri e le pergamene della conoscenza. È come se ci fosse qualche cosa che è un po' scritto nel destino. Vi ricordo che la ruota della fortuna è anche la ruota del destino. Ma dovete passare attraverso questa purga in quest'ultima fase di gennaio. Questo distacco da qualche cosa che per voi è stato molto presente nel vostro passato, secondo me. Bene, cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Se volete farmi sapere che apprezzate il mio lavoro, potete sempre mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Ed eccoci con il segno della Vergine. Andiamo a vedere anche per voi quali sono i movimenti energetici inerenti al lavoro per i prossimi 15-20 giorni. Come sempre io vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il minutaggio e trova questo l'ho già detto ragazzi comincio a essere un po' fusa, perdonatemi,
e volevo dire, e alcuni link a video che potrebbero essere interessanti. Per trovare la descrizione bisogna cliccare su altro vicino al numero delle visualizzazioni e poi in fondo in basso a quella finestra che si apre di nuovo un altro altro. Va bene. Allora, abbiamo un 3 di spade che sorprendentemente è uscito anche agli amici del toro. Abbiamo la torre, abbiamo il 2 di spade al contrario e il 2 di coppe. Oh wow! Ragazzi, qui qualche cosa sta succedendo, perché con questo 3 di spade e questa torre o state cambiando lavoro o è successo qualche, diciamo, crack al lavoro, qualcuno vi ha deluso, può anche essere che un cliente vi abbia frodato o che vi... Sì, io parlo sempre al passato, in realtà queste sono le energie future. Quindi fate attenzione e tenete gli occhi aperti perché potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo sul lavoro. Ripeto, potrebbe essere una questione di aspettative deluse, potrebbe essere una questione di dover, come vi posso dire, ricalibrare, ribilanciare magari le aspettative. Mm. Andiamo a vedere con i mini tarocchi e poi abbiamo il 2 di spade e il 2 di coppe, direi che sono 2-2, c'è prima un'indecisione che in qualche modo viene attivata, quindi viene sciolta, diciamo così. Dopodiché vedo un fantastico 2 di coppe alla fine della lettura, quindi si parla di nuovi accordi, nuovi collaborazioni anche, o più semplicemente nuovi incontri. Ma andiamo a vedere con i mini tarocchi. Andiamo a vedere il 3 di spade. Asso di coppe. E la luna al contrario. Abbiamo ancora una carta? Sì, ho come l'impressione che abbiate solo paura di soffrire o siate ancora nella sofferenza perché, cioè siate adesso realmente nella sofferenza, ma perché ci siano delle paure che sono un po' ritornate a galla. Diciamo che vi state focalizzando molto su quello che non avete invece di focalizzarvi su quello che già avete. C'è qualcosa che non si vede qui. Fate attenzione alle proiezioni e fate attenzione all'ego, perché qui quando c'è la torre si parla sempre di troppo ego, quindi di dover ridimensionare un po' quello che è il io, per me è giusto, io voglio, o cose di questo genere, no? Anche proprio solo nel modo di pensare. Andiamo a vedere la torre. 6 di bastoni e 10 di coppe. Dunque, 6 di bastone è una carta di successo, mentre 10 di coppe, che normalmente è una carta di compimento, come l'idea che qui ci sia qualche cosa che per certi versi vi faccia sentire soddisfatti, nel senso abbiate comunque un certo flusso monetario, siete soddisfatti di quello che, diciamo, quello che entra o quello che potrebbero essere le Ehm, sì, gli introiti in generale, diciamo. Però è come se non riusciste, cioè ci sono sempre più spese di quelle che sono le entrate, vedo. Ho come questa sensazione. E io credo che anche questo 3 di spade che abbiamo qui rappresenti un po' quanto siete drenati in questo momento a livello mentale, quanto siete proprio stanchi. Andiamo a vedere il 2 di spade al contrario. Abbiamo un 3 di coppe e il diavolo al contrario. Ragazzi, io ho l'impressione, fatemi vedere il 2 di coppe anche. 10 di spade al contrario e la sacerdotessa. Ho come l'impressione che aprirete gli occhi su qualcuno. Perché c'è un 3 di coppe al contrario. Quindi o, ripeto, aprirete gli occhi su qualcuno
perché il 2 di spade al contrario è qualcuno che sta uscendo comunque dal bivio, dalla nebbia mentale, dai dubbi. E qui un po' li vedo, no? E ho come la sensazione che vi rendiate conto di quale potrebbe essere l'amicizia, il collega, la voce dentro di voi, perché anche quando c'è il diavolo è ego, che in un certo senso vi condiziona troppo. Per qualcuno si tratta di, sì, di interrompere con certe abitudini, ragazzi. È come se ci fosse una relazione qui di tre persone, potrebbero essere tre colleghi, ripeto, che in un certo senso è un po' frustrante, però è come se riusciste a vederlo. Mm? E nell'ultima parte del periodo abbiamo questo bellissimo 2 di coppe. Ho un po' come la sensazione con questo 10 di spade al contrario, la carta della sacerdotessa, che farete una sorta di patto con voi stessi perché diventerete più intuitivi, vi cadrà il velo, cadrà anche l'ego, certe sicurezze legate al proprio ego su quello che è il lavoro. Quindi ipotesi, io sono bravo in questo perché ho questo titolo di studio, ipotesi, no? Quindi quello è il fatto che è anche un po' una credenza limitante, però più titoli di studio si hanno, più il nostro ego, in un certo senso, si sente riconosciuto, perché l'ego ha bisogno di riconoscenze, ha bisogno di, sì, di essere riconosciuto. E quindi qui invece si inizierà, come dire, a vedere le cose da un altro punto di vista, un po' come il non voler più scendere a patti con nessuno. Anche la sacerdotessa è l'uscire da un bivio, l'uscire da, cioè, diciamo così, il fare una scelta in modo illuminato, in modo saggio, è una scelta che quando viene effettuata normalmente è una scelta cioè con successo, ok? È anche una carta di forte intuizione ed è un po' un consiglio che vi danno di seguire fondamentalmente la vostra intuizione senza farvi troppo condizionare dagli altri o dalle vostre paure, insomma. Spero che, perché la sento molto spirituale in realtà. Vi dico, l'unico avvertimento, non vi fate dominare dalle paure, non vi fate dominare da quello che non vedete, mm? Perché in questo momento avete una visione della realtà distorta e fate super attenzione alle spese in quest'ultimo periodo di gennaio, ok? Soprattutto per la famiglia. Andiamo a vedere ancora una carta, un oracolo, vediamo cosa vi danno. Wow, bellissima, libertà. Questa carta vi dice di andare avanti, di volare alto fondamentalmente, di volare liberi, di lasciar andare, di staccarvi da certe cose per arrivare al vostro vero sé, alla vostra vera luce, alla vostra vera essenza. E poi abbiamo anche queste, questa era una carta numero 4, questa carta numero 43, ve la metto qua di fianco alla sacerdotessa perché parla del vostro spirito eterno, di quello che è l'intuizione sacra e il sé superiore. Interessante. Quando sento, quando mi arriva questa carta con spirito eterno o cose di questo genere, io credo che la nostra anima sia fortemente collegata con l'essenza di quando siamo bambini, ok? Quindi, tipo, i bambini hanno gusti particolari, ben precisi, che poi riescono a svilupparli o no, questo è un altro paio di maniche, però è quella l'essenza dell'anima, dello spirito. Che poi vabbè, spirito e anima sono leggermente diversi, però va bene, cari amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemi sapere nei commenti. Se volete farmi sapere che supportate il mio lavoro potete sempre mettere like, iscrivervi, condividere. Io veramente sono sempre grata a tutti perché ogni tipo di supporto per me è importante.
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche gli amici del Capricorno, anche per voi andiamo a vedere come sarà il movimento energetico nell'ambito lavorativo nei prossimi 15-20 giorni. Allora, come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere, e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme più oroscopi, e sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Per trovare la descrizione, vicino al numero di visualizzazioni c'è un tastino altro, cliccate lì, si apre una tendina, in fondo alla tendina c'è scritto di nuovo altro. Cliccando anche su quel secondo altro si apre tutta la descrizione completa. Ok, allora abbiamo un 6 di pentacoli, un 5 di pentacoli, un 3 di pentacoli e il diavolo. Pochi pentacoli devo dire, ed essendo una stesa di lavoro, insomma. Allora, ragazzi, partiamo da questo 6 di pentacoli. 6 di pentacoli in realtà è una carta di forte generosità, è una carta di anche abbondanza e di condivisione. Quindi diciamo che da un punto di vista lavorativo o economico vi sento già in questo momento piuttosto in equilibrio. Magari non siete in una piena abbondanza, ma non vi potete neanche lamentare, soprattutto in quest'ultima parte di gennaio, diciamo che le cose saranno piuttosto equilibrate. C'è questo 5 di pentacoli che però parla di una perdita, normalmente è una perdita finanziaria, ok? Quindi può essere che abbiate un imprevisto a livello finanziario in questi ultimi giorni di gennaio o magari verso i primi giorni di febbraio, quindi fate attenzione. Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi cosa riesco a dirvi di più. Il 3 di pentacoli promette bene, ragazzi, perché parla di collaborazioni, parla di nuovi progetti, parla di anche ristrutturazioni. Guardate, può anche essere che questa perdita, questo diciamo investimento imprevisto, possa essere dovuto alla casa, a qualche tipo di magari guasto, che vi succederà qualcosa di questo genere. Però adesso al di là di quello, diciamo con la carta del diavolo il consiglio che vi vogliono dare è quello di essere un po' furbi su come gestite fondamentalmente le vostre risorse, ok? Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere 6 di pentacoli. Asso di denari e la morte. Wow, qui qualcuno ha iniziato da poco un nuovo lavoro, un nuovo progetto, anche una nuova, può essere un nuovo incarico all'interno magari della stessa azienda, però con un ruolo nuovo. E promette bene, vi devo dire, vedendo questo asso di denari e questa morte che parla di rigenerazione e di tagli di vecchi schemi. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 9 di coppe, regina di coppe e 6 di denari. Sì, ma guardate, infatti non la sento una carta tanto, ripeto, penso che sia più qualche spesa imprevista o... Sì, può essere per la casa o magari anche per qualche familiare che vive con voi o che ha bisogno del vostro aiuto. C'è una sorta di uscita non preventivata, diciamo così. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Se per caso non aveste un lavoro, ragazzi, con l'asso di denari, potrebbe essere che arrivi un nuovo lavoro, più anche in linea con voi. Allora, giustizia al contrario. Infatti, sì, proprio quello che dicevo, perché, scusate, la, la giustizia al contrario parla di qualche tipo di accordo o di appunto compromesso che per adesso non è regolarizzato, però è un inizio di una collaborazione, io sento. Andiamo a vedere questo diavolo anche. Appeso al contrario, solo al contrario e 5 di coppa al contrario. Allora, qualcosa si sblocca avendo questo appeso al contrario
Ragazzi, ho un po' la sensazione che potrebbe essere un nuovo progetto per qualcuno, un nuovo lavoro, qualcosa di nuovo, magari anche solo un prodotto nuovo, verso il quale voi volete spingere, ma che in realtà le cose non vadano realmente come voi volete e potrebbe anche esserci una sorta di investimento maggiore a quello preventivato per riuscire a portare avanti le cose. La giustizia, al contrario, mi dice che c'è qualcosa che non è in equilibrio in questo tipo di progetto o di relazione, anche se in realtà poi qui ho 2 6 di pentacoli, quindi forse più il fatto che non sia regolarizzato, che non sia documentato, scritto, però è qualche cosa che vi dà la possibilità con questo 3 di bastoni di guardare al futuro. Occhio solo alla tossicità, perché qui abbiamo un 5 di pentacoli, un 5 di coppe al contrario. È una carta di perdita emotiva, di perdita affettiva, di perdita di un'occasione anche. E avendo anche il sole al contrario, è come se ci fosse un qualche cosa si sta sbloccando, quindi andrete verso l'espansione, ma ancora no. Probabilmente il mese prossimo, ragazzi. Bene, andiamo a vedere un oracolo per gli amici del Sagittario. Wow, prosperità, abbondanza e successo. Infatti vi state avviando, qualcosa si è già sbloccato, ma dovete togliere o qualche vecchia abitudine, ok? Perché qui la morte parla anche di quello, di tagliare con abitudini, attitudini mentali, quindi magari una persona che è sempre negativa, che vede sempre tutto nero, fare proprio uno switch, un cambio di mentalità, di modo di pensare e anche di esprimersi. Però guardate, c'è l'abbondanza, abbiamo, a parte che abbiamo pentacoli in ogni dove, e poi comunque questa carta, guardate, c'è proprio il viottolo che è lastricato d'oro. Wow! È un bellissimo messaggio, amici del Capricorno. State andando verso la prosperità, attenzione alle spese impreviste, collaborazioni in vista, anche se non sono ancora, diciamo così, ufficiali, però danno la prospettiva di vedere al futuro. Occhio all'energia stagnante, ai pensieri un po' tossici magari, o a quello che potrebbero essere le abitudini da togliere, da tagliare, appunto. Mm? Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se volete farmi sapere che apprezzate il mio lavoro, potete sempre mettermi un like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!